Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto per esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Cominciamo. Ciao Jack, come stai oggi? Ciao Ava, sto bene, grazie. E tu? Anche io sto bene. Oggi voglio parlare di investimenti e del mercato azionario. Ne sai qualcosa? Sì, so un po' di investimenti e del mercato azionario. Ho alcune domande e idee da condividere. Ottimo! Anche io ho molte domande. Iniziamo la nostra conversazione. Certo, Ava, qual è la tua prima domanda? Jack, cos'è un investimento? Puoi spiegarmelo in parole semplici? Sì, un investimento è quando usi il tuo denaro per comprare qualcosa che speri possa fruttare di più in futuro. Ad esempio, puoi comprare azioni, immobili o un'azienda. Capisco. Quindi quando investi, desideri far crescere il tuo denaro? Esattamente. Le persone investono per far lavorare il proprio denaro. Vogliono guadagnare di più nel tempo. Sembra interessante. E cos'è il mercato azionario? Il mercato azionario è un luogo dove le persone comprano e vendono azioni. Un'azione è una piccola parte di un'azienda. Quando compri un'azione, possiedi un piccolo pezzo di quell'azienda. Quindi, se compro un'azione in un'azienda, divento un coproprietario di quell'azienda? Sì, esatto. Se l'azienda va bene, il valore della tua azione può aumentare e puoi venderla per guadagnare di più. Sembra un buon modo per investire. Ma il mercato azionario è sicuro? Il mercato azionario può essere rischioso. A volte il valore delle azioni scende. È importante fare ricerche e capire le aziende in cui investi. Capisco. Ho sentito che alcune persone perdono soldi nel mercato azionario. Perché succede? Le persone possono perdere soldi se comprano azioni a un prezzo alto e poi le vendono a un prezzo più basso. Il mercato azionario può essere molto volatile, il che significa che i prezzi possono cambiare rapidamente. Cosa significa volatile? Volatile significa che i prezzi salgono e scendono molto in breve tempo. Questo può essere rischioso per gli investitori. Capisco. Allora, come posso investire nel mercato azionario in modo sicuro? Un modo per investire in modo sicuro è diversificare i tuoi investimenti. Questo significa non mettere tutto il tuo denaro in un'unica azione o in un'unica azienda. Puoi comprare azioni in diverse aziende e settori. Ha senso. Diversificare aiuta a ridurre il rischio. Sì, esatto. Un altro modo per investire in modo sicuro è fare ricerche prima di comprare un'azione. Dovresti conoscere il business dell'azienda, i suoi guadagni e i suoi piani futuri. Voglio saperne di più sulla ricerca. Cosa dovrei cercare quando studio un'azienda? Puoi guardare la storia dell'azienda, i suoi prodotti, la concorrenza e i suoi report finanziari. Molti siti web forniscono queste informazioni gratuitamente. Sembra facile da capire. Proverò a leggere alcune notizie e report finanziari. È una buona idea. Puoi anche seguire le notizie sul mercato azionario in TV o online. Ho visto notizie su grandi aziende come Apple e Google. Queste aziende sono buone per investire? Molte persone considerano Apple e Google buone aziende perché hanno molto successo e un forte potenziale di crescita. Tuttavia, dovresti sempre fare le tue ricerche. Ricorderò questo. Jack, qual è il momento migliore per investire nel mercato azionario? Alcune persone dicono che il momento migliore per investire è quando i prezzi sono bassi. Questo si chiama comprare in calo. Tuttavia, è difficile prevedere quando i prezzi scenderanno. Comprare in calo sembra una strategia intelligente.
Ma come faccio a sapere se un prezzo è basso o alto? Puoi guardare la storia del prezzo dell'azione e confrontarla con i suoi prezzi passati. Alcuni investitori utilizzano l'analisi tecnica per studiare le tendenze dei prezzi. Cos'è l'analisi tecnica? L'analisi tecnica è un metodo per analizzare i prezzi delle azioni utilizzando grafici e numeri. Aiuta gli investitori a prendere decisioni basate sui movimenti di prezzo passati. Sembra complicato. Devo imparare l'analisi tecnica per investire? Non necessariamente. Molti nuovi investitori iniziano con informazioni di base e strategie semplici. Puoi approfondire l'analisi tecnica più avanti se vuoi. Sono interessata a saperne di più. Mi piace capire come funzionano le cose. È un buon atteggiamento per un investitore. Sii sempre curiosa e fai domande. Jack, ho sentito parlare di diversi tipi di investimenti. Quali sono alcuni altri tipi oltre alle azioni? Ci sono molti tipi di investimenti. Alcuni comuni sono le obbligazioni, gli immobili, i fondi comuni e gli exchange, traded funds, ETF. Cosa sono le obbligazioni? Un'obbligazione è un prestito che dai a un'azienda o a un governo. In cambio, ti pagano interessi e promettono di restituirti il denaro dopo un certo periodo. Sembra più sicuro delle azioni. Le obbligazioni sono meno rischiose? Sì, le obbligazioni sono generalmente considerate meno rischiose delle azioni. Tuttavia, offrono anche rendimenti più bassi. Devi bilanciare rischio e rendimento nelle tue scelte di investimento. Capisco. E per quanto riguarda gli immobili? Gli immobili sono quando compri una proprietà come una casa o un edificio. Molte persone investono in immobili per guadagnare reddito da affitto e beneficiare dell'aumento del valore della proprietà. Mi piace l'idea di possedere una proprietà. Sembra un investimento a lungo termine. Sì, gli immobili sono generalmente un investimento a lungo termine. Possono essere molto gratificanti, ma richiedono anche molti soldi e una pianificazione attenta. Ci penserò. Cosa sono i fondi comuni e gli ETF? I fondi comuni e gli ETF sono tipi di investimenti che ti permettono di acquistare una piccola parte di molte azioni o obbligazioni contemporaneamente. Ti aiutano a diversificare facilmente il tuo investimento. Sembra comodo. Voglio saperne di più su di loro. Molti nuovi investitori scelgono fondi comuni o ETF perché sono meno rischiosi e più facili da gestire. Sto imparando così tanto oggi. Grazie, Jack. Prego, Ava. Sono felice di condividere le mie conoscenze. Ricorda, investire è un viaggio. Ci vuole tempo per imparare e crescere. Jack, ho una domanda sugli investimenti. Quanto denaro devo avere per iniziare a investire nel mercato azionario? Puoi iniziare con una piccola somma di denaro. Molti broker online ti permettono di acquistare azioni con pochissimo denaro. Alcuni ti consentono persino di comprare frazioni di azioni. Cosa sono le frazioni di azioni? Le frazioni di azioni sono piccole parti di un'azione. Ad esempio, se un'azione costa $100, puoi comprare 0,5 azioni per $50. Questo rende più facile per i nuovi investitori iniziare. È fantastico. Pensavo di aver bisogno di molti soldi per investire. Affatto. Puoi iniziare con $100 o anche meno. L'importante è iniziare e imparare. Proverò a investire una piccola somma per vedere come funziona. Jack, è vero che investire nel mercato azionario può aiutarmi a guadagnare un reddito passivo? Sì, investire può portare a un reddito passivo. Il reddito passivo è denaro che guadagni senza lavorarci ogni giorno. Ad esempio, se investi in azioni che pagano dividendi, ricevi denaro regolarmente.
Cosa sono i dividendi? I dividendi sono piccoli pagamenti che alcune aziende danno ai loro azionisti. Se possiedi un'azione, potresti ricevere un pagamento di dividendo ogni pochi mesi. Sembra bello. Mi piace l'idea di guadagnare soldi mentre dormo. Molti investitori puntano a un reddito passivo attraverso dividendi e crescita a lungo termine. È un modo intelligente per costruire ricchezza nel tempo. Voglio saperne di più sulle azioni che pagano dividendi. Sono investimenti sicuri? Le azioni che pagano dividendi sono spesso considerate più sicure perché provengono da aziende consolidate che generano profitto. Tuttavia, tutti gli investimenti comportano un certo rischio. Farò ricerche sulle azioni che pagano dividendi e vedrò quali aziende offrono buoni dividendi. Jack, ho sentito che il mercato azionario può essere molto volatile. Cosa significa per il mio investimento? La volatilità significa che i prezzi delle azioni possono cambiare rapidamente e drasticamente. A volte i prezzi salgono molto e altre volte scendono molto. È rischioso per gli investitori? Sì, la volatilità può essere rischiosa. Se compri un'azione a un prezzo alto e il prezzo scende, potresti perdere soldi se vendi. Ma alcuni investitori vedono la volatilità come un'opportunità per comprare azioni a prezzi più bassi. Capisco. È importante essere cauti e non farsi prendere dal panico quando i prezzi cambiano. Esattamente. Un buon investitore rimane calmo e prende decisioni basate sulla ricerca, non sulle emozioni. Ricorderò questo. Jack, cosa dovrei fare se voglio saperne di più sugli investimenti? Ci sono molti modi per imparare a investire. Puoi leggere libri, seguire corsi online, seguire le notizie finanziarie e parlare con investitori esperti. Puoi consigliarmi qualche libro o sito web? Certo, alcuni libri popolari sono L'investitore intelligente di Benjamin Graham e Rich Dad Poor Dad di Robert Kiyosaki. Per i siti web puoi visitare Investopedia o la sezione finanziaria dei siti di notizie. Controllerò questi. Mi piace leggere e imparare cose nuove. È una buona abitudine. Continua a imparare e diventerai un investitore migliore. Grazie per le raccomandazioni, Jack. Sono entusiasta di imparare di più. Jack, come nuovo investitore, come posso iniziare a investire nel mercato azionario? Per iniziare a investire, devi seguire alcuni semplici passaggi. Prima di tutto, dovresti scegliere un conto di intermediazione. Un'intermediazione è un'azienda che ti aiuta a comprare e vendere azioni. Cos'è un conto di intermediazione? Un conto di intermediazione è un conto online dove puoi negoziare azioni, obbligazioni e altri investimenti. Molti broker hanno basse commissioni e siti web facili da usare. Sembra facile. Qual è il passo successivo? Dopo aver aperto un conto di intermediazione, devi depositare del denaro nel conto. Questo è il tuo capitale di investimento. Quanto denaro dovrei depositare? Puoi iniziare con una piccola somma, come $100 o $500. Alcuni broker ti permettono di iniziare anche con meno. È buono sapere questo. Cosa faccio dopo? Una volta che il tuo conto è finanziato, puoi iniziare a comprare azioni. Puoi cercare aziende che ti piacciono e scegliere il numero di azioni che vuoi acquistare. È difficile comprare azioni? No, è molto semplice. Devi solo cliccare un pulsante per acquistare e l'azione è tua. Puoi anche vendere le azioni allo stesso modo. Sono entusiasta di provarci. Jack, dovrei avere un piano prima di iniziare a investire? Sì, avere un piano di investimento è molto importante. Il tuo piano dovrebbe includere i tuoi obiettivi, quanto denaro vuoi investire e quali tipi di investimenti ti piacciono.
Quali obiettivi dovrei fissare? Puoi impostare obiettivi a breve e lungo termine. Ad esempio, potresti voler risparmiare per una nuova auto in 2 anni o per la pensione in 20 anni. Capisco. Un piano chiaro ti aiuta a rimanere concentrato. Esattamente. Un buon piano ti aiuta a prendere decisioni intelligenti e riduce il rischio di operazioni emotive. Scriverò i miei obiettivi prima di iniziare a investire. Grazie per i tuoi consigli, Jack. Mi hai aiutato a capire molte cose sugli investimenti e sul mercato azionario. Prego, Ava. Sono felice di condividere ciò che so. Ricorda, investire è un viaggio. Ci vuole tempo per imparare e crescere. Sì, sarò paziente e continuerò a imparare. Sono entusiasta di iniziare il mio viaggio di investimento. Credo che farai bene. Rimani curiosa, fai le tue ricerche e segui il tuo piano. Grazie, Jack. Seguirò il tuo consiglio. Spero di poter parlare di nuovo di investimenti in futuro. Certo, Ava. Sono sempre qui per aiutarti. Buona fortuna con i tuoi investimenti. Grazie, Jack. Apprezzo il tuo aiuto oggi. Inizierò a fare ricerche e forse aprirò un conto di intermediazione presto. È una grande idea. Non vedo l'ora di sentire dei tuoi progressi. Buona giornata, Jack. Ci vediamo presto. Arrivederci, Ava. Buona fortuna con il tuo viaggio di investimento. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni in italiano gratuite. Ci vediamo nel prossimo video.